Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Nel tutorial precedente abbiamo visto che la funzione se di Excel ci consente, in base al risultato vero o falso di un test, di ottenere due possibili risultati. Ma come dobbiamo comportarci quando i risultati previsti possono essere più di due? Una possibilità è quella di nidificare la funzione se, cioè di inserire una funzione se all'interno di un'altra funzione se. Puoi farlo fino a 64 volte e, con il trucchetto che ti insegnerò, nidificare 2, 20 o 50 funzioni se presenta la stessa difficoltà. Pertanto ti invito a seguire il video fino alla fine. Anche se in questo modo potrai gestire fino a 65 possibili risultati, ti invito a non esagerare. Ti sconsiglio vivamente questo approccio essenzialmente per tre motivi. Nidificare tante volte la funzione se richiede molta attenzione, rende le formule difficili da leggere ed eventualmente da correggere e, soprattutto, Excel ci mette a disposizione molte strategie migliori, tra cui per esempio le funzioni più.se, switch e tante altre che tratteremo nei prossimi tutorial. Procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Il nostro obiettivo è quello di scegliere la compagnia elettrica più conveniente fra due alternative in base al consumo di energia elettrica espresso in kWh, dato presente nella prima colonna. La prima compagnia, la Energy Power, propone un canone mensile di 25 euro e un prezzo al kilowattora di 10 centesimi, mentre la seconda compagnia, la Electricity Plus, propone un canone mensile di 40 euro ed un prezzo al kilowattora di 6 centesimi. La tariffa di ogni compagnia, che è già stata calcolata, si ottiene in questo modo. La tariffa, in questo caso della Energy Power, è uguale al canone mensile di 25 euro, cella che deve essere bloccata mediante il tasto F4, più il prezzo al kilowattora di 10 centesimi, cella H3 anch'essa bloccata con il tasto F4, moltiplicata per il numero di kilowattora contenuto nella cella A3, cella che non deve essere bloccata poiché trascinando la formula verso il basso questo dato deve variare. La stessa procedura è stata applicata alla cella C3. Nella colonna Scelta dobbiamo far comparire il nome della compagnia più vantaggiosa, che in questa prima riga è la Energy Power, che fa pagare solamente 25 euro a fronte dei 40 euro che si devono pagare con la compagnia Electricity Plus. Se però scendiamo, ci accorgiamo che a un certo punto le due compagnie fanno pagare lo stesso prezzo e in questo caso deve comparire la scritta indifferente. Dai 390 kWh in su, invece, la compagnia più conveniente è la Electricity Plus. Come possiamo ottenere tale risultato, visto che la funzione se ci consente di scegliere fra due possibili risultati, mentre noi ne possiamo avere tre, rispettivamente Energy Power indifferente oppure Electricity Plus? La soluzione è quella di annidare una funzione se all'interno di un'altra funzione se. Come ti ho già anticipato, si possono annidare fino a 64 funzioni se, l'una all'interno dell'altra. In generale, nidificando ad esempio 5 funzioni se, otteniamo 6 alternative. Nidificandone 10, avremo 11 alternative, sempre una in più rispetto al numero delle funzioni se utilizzate. Procediamo ora con l'inserimento della funzione se nidificata. Per prima cosa digitiamo uguale se, aperta la tonda, e clicchiamo sul pulsante FX. Se la cella B3, che corrisponde alla tariffa Energy Power, è minore della cella C3, che corrisponde alla tariffa Electricity Plus, la compagnia scelta sarà la Energy Power, dato contenuto in cella B2, che blocchiamo poiché la formula dovrà essere trascinata verso il basso, ma tale dato dovrà rimanere fisso.
A questo punto ti insegno il trucchetto per nidificare la funzione se senza far fatica e senza diventare matto con le parentesi. Posizioniamoci qui nel terzo campo di inserimento e digitiamo se aperta e chiusa la parentesi tonda. E a questo punto posizioniamoci tra le due parentesi rosse qui nella barra della formula e facciamo clic. Come puoi notare, la wizard ti consente facilmente di inserire una nuova funzione se come se fosse la prima. In questo caso posizioniamoci nel primo campo ed effettuiamo un nuovo test. Se la cella B3 è uguale alla cella C3, deve comparire la dicitura indifferente. E ti ricordo che utilizzando questa wizard non è necessario inserire le virgolette. A questo punto non serve un terzo se, poiché la terza alternativa è quella in cui la compagnia più conveniente è la Electricity Plus, dato che selezioniamo e blocchiamo col tasto F4. Osservando la barra della formula, vediamo che è stata nidificata una funzione se all'interno di un'altra funzione se. Le parentesi sono già a posto perché ne abbiamo aperte due e chiuse due e anche le virgolette sulla dicitura indifferente sono state inserite automaticamente. Clicchiamo su OK e vediamo che la scelta è ricaduta sulla Energy Power. Facendo doppio clic qui in basso a destra, possiamo notare che per bassi consumi viene scelta la Energy Power. Per un consumo di 375 kWh è equivalente scegliere una compagnia oppure l'altra e per alti consumi conviene la Electricity Plus. Dedichiamo ora un attimo di tempo a questa formula appena inserita. Facendo doppio clic su una cella contenente la formula e cliccando nella barra della formula, possiamo notare che il test produce un risultato vero e dunque la scelta ricade sulla Energy Power. Se invece il risultato fosse stato falso, si sarebbe aperta un'altra funzione se e cliccando all'interno dell'altra funzione se si può controllare nuovamente il test, che questa volta è falso, il risultato che comparirebbe se il test fosse vero, cioè indifferente, e il risultato che comparirebbe se il test fosse falso, cioè Electricity Plus. A questo punto possiamo applicare una formattazione condizionale per evidenziare meglio i risultati. Siccome questo argomento è già stato trattato in un video precedente, procedo abbastanza spedito. Se il valore è uguale a Energy Power, possiamo scegliere una determinata formattazione, mentre se è uguale a Electricity Plus, possiamo scegliere un'altra formattazione. In questo modo salta maggiormente all'occhio la scelta effettuata. Inoltre, per rendere più interessante il nostro esercizio, possiamo selezionare le prime tre colonne della tabella ed inserire un grafico a dispersione, in modo da confrontare i costi. Infine, puoi formattare il grafico come meglio credi, utilizzando le tecniche apprese nel mio corso Excel Base. Passiamo ora ad un nuovo esercizio. Abbiamo un elenco di allievi e di relativi voti inseriti mediante la funzione casuale con un numero che varia tra 40 e 100. I dati sono dunque volatili e variano premendo il tasto F9. Lo scopo dell'esercizio è quello di assegnare un giudizio in base al punteggio ottenuto. Per farlo dobbiamo utilizzare le corrispondenze presenti nella tabella gialla qui a destra. Se vuoi, puoi mettere in pausa e provare a risolvere personalmente l'esercizio. Ti dico solo che in Excel non esiste il compreso, ma in questo esercizio è sufficiente utilizzare il maggiore. Pertanto, se il punteggio è maggiore di 89, il giudizio assegnato sarà ottimo. Se il punteggio è maggiore di 79, il giudizio sarà distinto. Se il punteggio è maggiore di 69, il giudizio sarà buono. Se il punteggio è maggiore di 59, il giudizio è sufficiente, mentre se il punteggio sarà minore di 60, dovrà comparire la scritta non superato. In bocca al lupo! Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Posizioniamoci in cella C2 e digitiamo uguale se aperta la parentesi tonda e clicchiamo sul tasto FX. A questo punto, se il punteggio presente in cella B2 è maggiore di 89,
deve comparire la dicitura Ottimo e dunque selezioniamo la cella F2 e premiamo F4 per bloccarla. Ora, nel campo Se falso, digitiamo Se aperta e chiusa la tonda e clicchiamo all'interno delle due parentesi rosse presenti nella barra della formula. Ora si è aperta una nuova funzione Se e dunque se la cella B2 è maggiore di 79, il risultato sarà distinto. A questo punto inseriamo una nuova funzione Se con la stessa procedura vista in precedenza e clicchiamo all'interno delle due parentesi. Se la cella B2 è maggiore di 69, il giudizio sarà buono, da bloccare con il tasto F4. E visto che mi sono dimenticato in precedenza, devo bloccare anche la cella F3 mediante il tasto F4. Torniamo all'interno dell'ultimo Se e procediamo sempre con la stessa procedura. Digitiamo Se, aperta e chiusa la tonda, e clicchiamo nuovamente all'interno delle due parentesi. A questo punto, se la cella B2 è maggiore di 59, il giudizio assegnato sarà sufficiente, cella F5, bloccata nuovamente con il tasto F4. E se non capita nessuno dei casi precedenti, il risultato sarà la cella F6, cioè non superato, bloccato col tasto F4. La formula è terminata. Per convalidarla premiamo su OK. Come puoi notare, siccome avevamo a disposizione 5 alternative, abbiamo dovuto utilizzare 4 funzioni Se nidificate, esattamente una in meno rispetto alle alternative. Trasciniamo ora la formula verso il basso e premendo il tasto F9 possiamo verificare il suo funzionamento. Prima di concludere, ti voglio far notare che nidificare molte funzioni Se è molto laborioso. Inoltre, quando dobbiamo andare a analizzare oppure a correggere una formula, la situazione è abbastanza complicata, soprattutto quando analizziamo il Se falso. Entrando nel Se successivo, il Se falso è ancora molto contorto. Fortunatamente Excel ci viene incontro con altre funzioni molto più efficienti che analizzeremo nei prossimi video. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!